Salve, sono Domenico Di Clemente, assieme a Vincenzo Santoro della Pasticceria Martesana. In questa puntata andremo a concludere l'impasto della colomba. Questi sono i nostri ingredienti che utilizzeremo per il nostro secondo impasto. Partiamo dalla biga, il nostro primo impasto, come vedete già triplicato, farina, miele, sale, tuorlo, zucchero semolato, burro, acqua, arance candita e limone, bacche di vaniglia e arancia come aroma. Siamo pronti per realizzare l'impasto finale, è un impasto ovviamente tra i più delicati, un po' più del primo. Bisogna metterci un po' di attenzione perché adesso andiamo a fare una contaminazione di grassi piuttosto elevati e bisogna avere un po' di attenzione maggiore. Cominceremo nel inserire la biga, che è questo preimpasto che è stata in lievitazione da ieri per 11 ore, ha triplicato il suo volume. Dopodiché aggiungiamo la parte di farina per fargli riprendere quello che è la maglia glutinica. Abbiamo fatto girare l'impasto per 3-4 minuti, adesso mettiamo dentro gli aromi. La facciamo ripartire, facciamo girare ancora un minuto o due e poi aggiungiamo il resto. Adesso aggiungiamo lo zucchero. Perfetto, facciamo girare ancora qualche minuto. Eccoci qua, adesso aggiungiamo il sale, aggiungiamo una parte del tuorlo e un pizzico di burro. Facciamo proseguire adesso ancora qualche minuto. Proseguiamo con un'aggiunta rimanente del tuorlo. Una metà del burro ancora. Abbiamo inserito nell'impasto il tuorlo con il sale, perché questi sono due componenti che quando si uniscono il tuorlo tende a sciogliersi e per cui con il sale si impasta meglio nella maglia agglutinica. Adesso terminiamo mettendogli tutto il burro.
È importante che tutta l'esecuzione dell'impasto in planetaria duri tra i 30 massimo 40 minuti, ovviamente con le adeguate velocità. Questo perché non vada a riscaldare troppo l'impasto. Adesso aggiungiamo l'acqua e completiamo l'impasto. Questo è un rinforzo degli aromi per gli oli essenziali del limone e dell'arancia per dare un'ulteriore nota di profumi, che veramente la nota acida del limone e dell'arancia per la colomba è fantastico. E poi ovviamente gli metteremo anche una bacca di vaniglia. Andiamo a completare il bouquet aromatico che ci serve per i nostri lievitati. Questo è uno dei prodotti tra i più nobili in assoluto che possa esistere, ha una capacità aromatica che è veramente straordinaria. Io non so se sono più innamorato di questa o dello zafferano. Ecco, adesso inseriamo i cubetti di arancia, mettiamo un poco di burro così l'aiutiamo a stemperarsi e distribuirsi assieme a tutti questi aromi. Prego. Ecco qua, adesso tiriamo fuori l'impasto. La mettiamo sul nostro banco di lavoro, gli diamo un'ulteriore mescolata che si distribuisce bene la frutta. La lasciamo riposare un attimo per poterci permettere di realizzare la forma della colomba. In questo caso tondo si fa il panettone, faremo la colomba. Siamo partiti nell'inserire in planetaria il primo impasto con la farina, l'abbiamo fatto legare e poi a susseguirsi abbiamo aggiunto i restanti ingredienti fino ad arrivare al tuorlo e al sale, che ovviamente inserendo una parte di tuorlo con il sale va a rompere la parte proteica del tuorlo e la rende molto più elastica. A questo poi abbiamo aggiunto 2 volte il burro e pian piano poi abbiamo aggiunto l'acqua. Alla fine abbiamo aggiunto i canditi e Vincenzo poi ha grattugiato sopra gli aromi naturali come la vaniglia, il limone e l'arancio. Ecco, sono importanti queste fasi qui, specialmente la parte aromatica, che sarà la parte fondamentale che durante la lievitazione, durante la cottura e fine cottura andremo a vedere che sarà quella che sprigionerà il bouquet aromatico della nostra colomba. Ecco, a questo punto qui abbiamo il nostro panetto. Enzo, ovviamente per il panettone tondo viene tondo, per la colomba viene suddivisa in 3 parti. Una parte maggiore che può essere... Ci sono molti modi per ognuno poi esegue la sua formula. C'è chi lo fa in 2 pezzi che sovrappone. Io in questo caso lo farò in 3 pezzi perché mi piace che la colomba viene un po' più uniformata. Ecco, per cui parto dalle 2 ali in questo caso, ok? Dopodiché creo il tronco centrale. Eccoci qua. Questo è l'impasto che adesso mettiamo ovviamente in lievitazione dopo circa 6 ore, se procede bene al meglio e vi auguro comunque che andrà tutto al meglio, andremo in cottura.
Ecco qua, questo è il nostro prodotto dopo le nostre 6-7 ore di lievitazione. Nella prossima puntata procederemo con la cottura e la decorazione per la colomba. Salve, sono Domenico Di Clemente assieme a Vincenzo Santoro dalla pasticceria Martesiana e siamo qui in Accademia per l'ultima puntata. Concluderemo la colomba con la decorazione e la cottura. Ecco qua, questa è la nostra colomba dopo la sua lievitazione delle sue 7 ore e qui abbiamo gli ingredienti con cui la andremo a decorare. Zucchero in granella, mandorle crude grezze e ghiaccia alle mandorle. Ok, la prima fase per completare la nostra colomba è quella di glassare la nostra colomba con questa glassa qui, che è fatta con mandorle al mirline, mandorle grezze, zucchero e albume d'uovo. Il tutto viene raffinato in una raffinatrice o in un cutter e poi viene regolata di consistenza con gli albumi d'uovo. La colomba viene cosparsa di questa glassa, lo sta facendo Enzo. Andiamo a spatolarla molto delicatamente perché ricordiamoci che abbiamo un prodotto lievitato. Le mandorle ovviamente sono la parte che dà quella, come diciamo noi, quella succulenza, è vero Enzo? Altro che la mandorla tostata non ha mai ammazzato nessuno, guarda, anzi, uno tira l'altro. Andiamo a cospargere con questa granella di zucchero. E questo è il divertimento dei bambini, no? Ecco, l'importante è cospargerla uniformemente perché durante la cottura c'è questa lievitazione, la fase finale della lievitazione. Il bello e la caratteristica, ciò che dà l'anima poi alla colomba, è questa parte bombata che la rende come una nuvola. Corretto? Sì, correttissimo. Questa qua ha completato la sua glassatura. C'è chi lo spolvera con un po' di zucchero a velo. Io direi che non la mettiamo per un discorso che con un po' di umidità poi quello zucchero a velo tende a opacizzarsi. Io ho deciso di farla così, senza zucchero a velo. Per cui adesso ci prepariamo e lo mettiamo a cuocere, questo bel passerotto. Starà circa 60 minuti a una temperatura di 170 gradi, dopodiché andremo magari con chi ha la possibilità di sentire l'anima, perché la cottura ottimale noi la rileviamo con una sonda che all'anima, al cuore, deve arrivare quantomeno ai 94-95 gradi. Allora lì ci dà un segnale che il prodotto è cotto e possiamo girarlo sottosopra per fare in modo che la colomba resta sollevata e poi vi farò vedere come avviene dopo la cottura. Ovviamente questo qui deve essere un'esecuzione abbastanza veloce. Occhio che brucia. E voilà.
Ecco, così lo mettiamo a raffreddamento e facciamo in modo che la colomba respiri e non si insacca, perché sennò si affossa da troppa umidità. Abbiamo capovolta la colomba per fare in modo che respiri, si raffreddi in maniera più veloce, comunque deve stare capovolta almeno per una decina di ore, dopodiché si rimette a posto e si può passare all'imballaggio o alla degustazione. Dai, partiamo al taglio, via, vediamo un po' sto risultato. Ecco qua la nostra colomba. Benissimo. Cosa ne pensi, Enzo? Ok, beh, direi che è raffreddato bene, dopo le sue ore di raffreddamento, adesso passiamo magari al taglio, vediamo un po' come si presenta, se è buona, se non è buona. Facciamo un taglio classico. C'è sempre la sorpresa. Eccolo qua, a me pare veramente eccellente. Dai, siamo stati bravi, Il profumo Che direi dici? che è ottimale, l'alveatura mi pare che sia veramente perfetta. Bene, io sono contento, tu? Posso giudicare. Adesso lo assaggiamo e diamo il risultato finale. Sono Intanto d'accordo. buona degustazione a tutti. Spero che tutto ciò sia servito per aumentare la vostra passione, la vostra gioia di mettervi in gioco. Complimenti a chi lo farà. Io faccio delle fettine, poi ognuno prende quello che desidera. La textura c'è. Allora, il bouquet aromatico c'è. Beh, direi sì. Abbiamo una crosta ben unificata e croccante. E la leggerezza di una colomba. Devo dire che è fantastica, davvero. Sei stato bravo. Siamo stati bravi. Grandi. Dai.
Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.